la persona che io scatto oggi fa arte, ma in un modo che io non contemplo o non contemplavo al 100%. Però a ben pensarci, che cazzo vuol dire che non contemplo io un modo di fare arte? Riccardo, o Ricky is my name, fa video stop motion con il Lego ed è una roba talmente figa che mi ha fatto scoppiare la testa. Potevo scattarla e raccontare un po' quello che è lui in un video. Benvenuti in un nuovo episodio di Stories on Film. Io stavo a pensare che è la prima volta, oddio, a livello di timeline di come usciranno i video è la seconda che vado in trasferta per un video e potevo stare da solo? Sempre io. Ma sto più nei video tua che nei miei. Riccardo io l'ho conosciuto quando sono intervenuto nel format Radio Tomodachi di Dario Moccia, la puntata riservata alla creatività in cui c'erano Marco Merrino e Wesa. Ciao, sono Lorenzo, sono un fotografo. Tutti l'abbiamo beccati, animatore, stop motion, musicista, fotografo e nella stanza di Discord in cui tutta quanta la community di Dario aspettava per essere selezionata, io mi sono messo a parlare con questo ragazzo, ho subito preso in simpatia e poi lui mi ha riaggiunto il giorno dopo dicendomi che apprezzava il mio lavoro. Io ho guardato il suo e sono rimasto a bocca aperta perché Riccardo è un fenomeno. Pensando a che tipo di storie potessi raccontare io per questo format, ho detto: ma lo sai che si è appena suicidato un moscerino? Perfetto. Una puntatina con Riccardo andando su nelle Marche si potrebbe fare? Quanto ci hai messo per montare sto set? Allora, la scena è basata più che altro su un film e io ho preso bene o male come reference quelle inquadrature lì. Però poi sono andato su internet a cercare vari mock che sarebbero le costruzioni di altra gente. Ho preso delle idee un po' di qua e un po' di là, ma ci sono stato dietro un po', qualche settimana. Il livello di dettaglio si vede senza che tu l'abbia già registrato. Piccole cosettine che ci sono e... Quanto cazzo ti diverti quando lo fai? Mamma mia. Quanto ti diverti? Tutti abbiamo giocato coi Lego, certo. Tutti quanti, sempre. Quando hai capito che non era più un gioco ma è una roba che è dentro di te e non puoi farne a meno? Io ogni volta che guardo un film o una serie TV penso sempre a qualcosa di divertente riguardo una scena, riguardo qualcosa da poi rifare in Lego. Guardo un film e penso a quella scena, ok, voglio fare una parodia su questa scena. E questa cosa mi è capitata con Moon Knight, che è una serie TV Marvel. Subito dopo aver visto il primo episodio mi è venuto in mente uno sketch. Dopo aver scritto la sceneggiatura ho contattato il doppiatore ufficiale italiano che mi ha risposto e mi ha doppiato tutto. Steven, va tutto bene? Certo, stavo solo pensando a che cosa ordinare. Vuoi un po' d'acqua? Steven, quella è una bottiglia di vino. Ah, già. Vino, acqua. Steven, che stai facendo? Da lì ho detto ok, se posso farlo con tutto lo faccio con qualsiasi cosa, qualsiasi film, serie. Tutto sfocato. Questa è la prima lezione nel 2014, 10 anni fa. Wow. L'ho fatta a 10 anni l'hai con fatta? mio padre. Ok. E sì, è un bel ricordo. Non mi chiedere con cosa l'ho montato perché non mi ricordo. La capacità di rivedere le tue prime cose con una serenità. Cioè, se io riguardo i miei primi video, Secondo me un po' stai morendo dentro, vabbè. dillo. Diciamo così, però. adesso mi servirebbe un esercizio di memoria. Ritornate a quel momento là, quando stavate a giochicchiare e avete animato quella cosa insieme, ok? Quindi, e poi quando avete la sensazione me la trasmettete davanti all'obiettivo. Vai, ci siamo. 3, 2, 1. Bellissima, bellissima. Quindi Tu una volta Riccardo eri arrivato fino... Io ero basso, però tu eri arrivato qui. figura di mio padre che dice. Sì. Figura di mio padre che dice. 3, 2, 1.
Grazie mille, bellissima. Scherzi, Questo momento è incredibile. Ma che Questo è disordine? disordinato, ma che concezione c'hai del Guarda, disordinato? adesso- Ho capito, ma Zio, questo non è a posto, niente oh. questa roba. Apri cose, vedi 7. Sì, bellissimo. Le cose principali che uso Le armi. sono queste. Porco. Allora, qui adesso ti spiego più o meno. Allora, qui abbiamo pezzi, questi si chiamano i tiles, Ok. quindi pezzi lisci, diciamo, più o meno divisi, Madonna. di uno per uno divisi per colore. E se lo giri ci sono altre piezze. Oddio. Quanto Ma c'è la messo? cosa bella è che io mi diverto così tanto a montare, Ok. però a smontare devi prendere ogni pezzetto Oh, e Jesus. metterlo alla posizione giusta. È abbastanza semplice. Sì, abbastanza semplice, certo. Ci vuole neanche con il culo, dai. No, noi torniamo a Roma, ti mandiamo una foto delle nostre timeline di Premiere e vediamo chi ride poi. Che facciamo? Lo facciamo girare, poi si apre. Sembra una cosa che sto per fare adesso, lo vedremo tra 6 ore, tipo. Che cos'è che ti piace della stop motion? Perché ti emoziona così tanto da fare una cosa del genere? Penso la cosa principale è tipo portare in vita i giocattoli con cui giocavo da piccolo. Come se i pupazzetti prendessero vita. Ok, Cioè, se tu da bambino ci giochi, però non si muovono. certo. Sei tu che li muovi così. Invece così è come se prendessero vita. È una cosa che mi piace. La dedizione nello spostare di pochissimo veramente il soggetto per creare il frame successivo. Cioè, ma quanto ti occupa dal principio alla fine di un progetto? Quanto tempo utilizzi per una cosa del genere? Tipo quello di Mamma ha perso l'aereo sono 3 minuti, Ok, è abbastanza lungo. E lì ci ho messo circa un mesetto, ok, tutto dicembre. mamma mia. E poi anche delle notti perché avevo una deadline. Ok. Sarà tipo una sorta di flash. Animiamo il flash. Io non perché avevo è più capito piccolo. che quella era la luce della foto. Cioè, ora... Sì. Guarda qua. Come mi ha portato qua? Perché uno di questo luogo qui è importante? Allora, banalmente, diciamo, principalmente proprio il cinema in sé. È il primo cinema in cui sono stato, essendo qua vicino. Ma proprio perché tutto quello che faccio è basato su film, serie e cose Certo. che faccio. Un mio sogno sarebbe lavorare ad un film che poi verrà proiettato al cinema. Anche solo leggere nei crediti, cioè è una bella roba. Questa è incredibile. Questo Questo è È matchato. bellissimo. No, regà. Eh sì. Bellissimo. L'ultima domanda, ok. che è un po' la stessa in tutti i video di questo format, ma perché credo che sia veramente importante e anche stimolante domandarlo. Qual è il prossimo passo del tuo percorso? A parte continuare su questa strada che mi piace, voglio rimanere qui, quindi questo 100%. Il prossimo passo, io siamo stati al cinema, punterei al cinema, penso. Quindi se posso continuare su YouTube, ok, però mi piacerebbe anche espandermi un po'. Il film mio non lo so, ma più che altro, come ti ho detto anche prima, lavorare anche ad un film di qualcun altro. Questa è una cosa che mi piacerebbe molto. Grazie mille. Come l'hai convinto? L'ho convinto dicendogli che anch'io non mi faccio fotografare. E quindi lui ha detto, oh shit. Cacato in testa, direbbe qualcuno.